Chi è Nimue? Quali sono le sue origini? Ma soprattutto, che ruolo ha all'interno del mio libro Agatha e il cavatore del terzo occhio? Tutto questo e tanto altro ancora dopo la sigla. Sono Rosalia Rossella Matanza e sono un'autrice siciliana. Ho già scritto diversi libri di diverso genere. Leggete uno dei miei libri. Se volete sapere quanto valgo. Sinceramente, Ciao a tutti i miei carissimi amici, io sono Rosalia Rossella Matanza e oggi sono qui perché vi voglio parlare di Nimue. Iniziamo subito con le origini. Nimue va detto che è la famigerata Dama del Lago ed è anche un personaggio strettamente legato al ciclo arturiano, dunque a tutte quelle leggende mitologiche che appartengono alla Bretagna, tant'è che riguardano principalmente il re Artù e i suoi cavalieri della tavola rotonda. E riguardo le sue origini sicuramente risalgono alla mitologia greca-romana. Adesso però passiamo a fonti antiche. Forse non tutti sapete che riguardo il personaggio Nimue, Dama del Lago, vi è un po' di incertezza perché non si è ancora capito se ella sia un personaggio positivo o negativo. Diciamo che chiunque si sia ispirato a Nimue l'abbia descritta in base alle proprie sensazioni o semplicemente l'abbia adattata alla trama del romanzo e pertanto una fonte antica sarebbe un romanzo intitolato L'Ancillotto, il quale racconta che appunto l'Ancillotto sarebbe stato accudito da una dama dell'acqua la quale gli avrebbe anche consegnato un anello che era capace di resistere alla magia e dunque in un primo momento è stata descritta come un personaggio positivo, ma successivamente sempre nel romanzo L'Ancillotto, in una prosa intitolata Merlino, Nimue viene descritta come un personaggio negativo, in quanto viene descritta come colei che ruba i segreti a Merlino, quindi impara la magia da Merlino e quest'ultimo si innamora di ella e alla fine ella, dopo che gli ruba tutti i segreti, lo intrappola in una torre di vetro. Adesso però passiamo alla Posti Vulgata. La Posti Vulgata, uno dei principali cicli di prosa in francese antico della letteratura arturiana, visto che questo personaggio viene descritto in diversi modi, ha preferito evidenziare le due dame della Posti Vulgata e quindi la prima dama viene descritta in maniera positiva perché sarebbe colei che appunto consegna ad Artù la Excalibur. Invece la seconda dama viene descritta come un personaggio negativo, perché sarebbe colei che dopo che ruba i segreti a Merlino addirittura gli toglie pure la vita. Ma come viene descritta secondo voi Nimue, Dama del Lago? Di Nimue si racconta che sia una giovane irlandese destinata alla schiavitù, ma la nave che la trasportava affondò ed ella fu l'unica sopravvissuta, pertanto fu vista agli occhi di Merlino come una protetta dagli dei e quindi venne appunto accudita da Merlino e viene descritta fisicamente con occhi e capelli scuri. Ma che ruolo ha avuto all'interno del mio quinto libro Agatha e il cavatore del terzo occhio? All'interno del mio libro vi dico subito che Nimue non è stata descritta con occhi e capelli scuri, ma ella aveva lunghissimi capelli bianchi e occhi color ghiaccio. Riguardo al suo ruolo, nonostante ella non sia una delle protagoniste del romanzo, ha comunque avuto un ruolo molto importante ed infatti è stata Nimue a dire a Clara di cercare Zoe Poisson. Clara sarebbe una bambina che vive nella roulotte con lo zio. Poi sarebbe stata ancora Nimue a consegnare ad Aquila Bianca la spada Excalibur e sarebbe stata ancora Nimue a trovare 3 corpi trasformati in statue di pietra e li ha portati ad Agatha affinché potessero tornare ad essere 3 corpi umani. E per ultimo sarebbe stata sempre Nimue a fare il giuramento nonché il battesimo alla nuova fratellanza di Agatha. Dunque capirete che ha avuto un ruolo essenziale all'interno di questo libro.
Per oggi voglio concludere così questo video, spero tanto che vi sia piaciuto e come sempre grazie per l'attenzione e alla prossima!